a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione del filato Police di casa Tessiland, uno degli ultimissimi arrivi, eccolo qua. Ho scelto la variante Rabat Rocca da 150 grammi. Ultimo arrivato in casa Tessiland, non vedevo l'ora di provarlo, vi ho anche chiesto appunto se potesse essere una delle vostre curiosità ed eccomi qui proprio a recensirlo, a vedere quelle che sono le prime impressioni. Inauguro quindi la rubrica ufficialmente delle recensioni dei filati. Il filato Police è composto dal 22% di lana, 2% di nylon e 74% di acrilico. Ripeto, rocche da 150 grammi per 400 metri di lunghezza, ferri consigliati dall'8 al 10, uncinetto consigliato dal 7 al 9. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Quindi ho una rocca aperta per mostrarvi come si presenta il nostro cornile. Vedete che abbiamo una sfumatura molto corta, abbiamo degli stacchi di colore molto stretti uno rispetto all'altro e abbiamo una composizione tubolare, come vedete, molto interessante, sembra quasi tricottato, vero? È una cosa che mi ha incuriosito, non lo vedevo tanto bene dalle fotografie, quindi l'ho voluto proprio acquistare per vederlo in mano com'è. Al tatto ha una morbidezza media, a mio parere la componente di lana lo rende proprio un po' più ruvidino, un po' invernale per l'appunto. La consistenza non mi dispiace, ma me lo fa propendere per un utilizzo di capispalla o borse, quindi personalmente non andrei a realizzarci una maglia o un maglione, lo vedo un po' ruvido. Ripeto, è sempre un'opinione personale, a me piace che il filato scorra piacevolmente tra le dita quando va maneggiato. Questo l'ho trovato un po' ruvido, diciamo ovviamente più ruvido rispetto a un acrilico top quality che è ovviamente lavorato, trattato diversamente. E quindi, come ripeto, non andrei a utilizzarlo per una maglia, ma sicuramente ci vedrei benissimo un poncho, ad esempio, e non è escluso che qualora vi potesse interessare la questione io possa proprio realizzare un tutorial di questo tipo. Anzi, avendone acquistate due rocche, potrei anche pensare di realizzare un poncho un po' traforato magari e una borsa abbinata, perché torno a dire che per le borse secondo me questo potrebbe essere un filato molto interessante. Vediamo adesso il telino, perché ho tentato di creare un piccolo telino in modo da mostrare quelle che sono le sfumature del nostro filato lavorato. Qui ho strutturato un 20 cm più o meno di lavorazione interamente a maglia bassa ed ecco qua. Io trovo che sia davvero molto carino e il filato stesso fa il progetto in questo caso. Cosa vuol dire? Volendo andare a ipotizzare una borsetta con un punto basicissimo come appunto potrebbe essere il punto basso, guardate già che trama che esce fuori, è molto interessante, sembra un lavoro elaborato, particolare, quando in realtà abbiamo semplicemente realizzato un piccolo pannello a maglia alta. Questo anche secondo me, cucito poi su rete, fa un effetto niente male. Che cosa ne pensate voi? Io consiglio questo tipo di filato per quello che può riguardare appunto la realizzazione di capispalla e di borse. Non lo utilizzerei per dei capi di abbigliamento vero e proprio, quindi non per dei maglioncini o per delle maglie piuttosto che per delle gonne, ma ripeto, è una mia opinione personale. Fatemi sapere se lo avete acquistato, se vederlo un pochino più da vicino, vedere il telino realizzato ad uncinetto può esservi tornato utile e ditemi secondo voi che cosa posso realizzare, cosa realizzereste voi con questo tipo di filato. Io spero che questa prima recensione sia stata di vostro gradimento, mi sono davvero divertita a girarla e a creare questo piccolo telino. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con un nuovo video e vi invito come al solito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Fatemi sapere nei commenti anche se c'è qualche altro filato che vorreste vedere recensito, sarà
mia premura e mia gioia provvedere a darvi una mano. Ci vediamo lunedì prossimo.